Ciao e benvenuti nel mio nuovo video. Se hai visto il mio ultimo video saprai che ho passato quasi 2 mesi a prepararmi ad una lunga fiera, perché dura 4 giorni, vicino a dove abito, cioè abilmente Vicenza. Non è la prima volta che prendo parte a questo evento, di solito partecipo all'edizione autunnale in ottobre, ma questa era la prima volta che partecipavo all'edizione primaverile di febbraio. Quindi non sapevo benissimo cosa aspettarmi e cosa sarebbe stato diverso dal solito, ecco. È un evento che è molto impegnativo, sia per la durata, come ho detto dura 4 giorni, ma tra virgolette per noi espositori ci sono altri giorni dove andiamo ad allestire il nostro stand. A me per fortuna basta un giorno, quindi per me dura 5 giorni, ho il giorno zero diciamo di allestimento prima dei giorni di fiera. Però sono comunque giorni molto impegnativi in cui oltre a tenere tantissimi corsi, acquistabilmente ho fatto corsi a quasi 120 persone, di più, ho perso il conto perché avevo contato a sabato, poi vabbè. Oltre quindi a fare corsi a tantissime persone, anche quando non stai facendo corsi comunque incontri tantissime persone, hai modo di scambiarti e vedere cose creative, trovare materiali per fare tantissimi craft creativi, quindi sono giorni davvero molto impegnati, però molto soddisfacenti. Cioè, io almeno trovo tantissima soddisfazione nel sapere che i miei prodotti sono apprezzati e le persone vogliono imparare a ricamare, vogliono imparare a utilizzare il punch needle e scelgono di farlo comprando i miei kit o le mie istruzioni o delle creazioni realizzate da me per supportarmi. Per me è sempre una grandissima emozione trovare persone che vogliono conoscermi, che vogliono avere a che fare con me e che credono un po' in questo mio piccolo progetto che è The Needle. Ciao, io sono Nene, sono un artista di ricamo moderno, ma in generale mi piace definirmi un fiber artist perché creo, sperimento e insegno diversi metodi di utilizzo di filato, quindi ricamo, punch needle, uncinetto, telaio, maglia, rammendo. Mi piace guardare tante cose, fare tante cose. Prima di parlarvi di ciò che ho acquistato, ci tengo a mostrarvi il giornale di Vicenza, cioè appunto la città in cui si è tenuta la fiera, di venerdì, sì esatto. Giovedì una persona super gentile è venuta al mio stand e mi ha chiesto se avevo 10 minuti per fare un'intervista. Era una giornalista del giornale di Vicenza, mi si è presentata così e aveva una lista di nomi di persone, di artigiani che esponevano in fiera, appunto del Vicentino o comunque della zona, in modo da poter dedicare qualche parola a chi della provincia esponeva a questa fiera. Quindi io sono stato molto tranquillo, abbiamo chiacchierato, ho spiegato un po' quello che è il mio progetto, i miei valori, da dove nasce la mia passione per il craft. E ci siamo salutati appunto dicendo ok, lei doveva andare a fare altre interviste, io ho detto va bene, saluti, buone interviste con le altre persone. Quindi potete immaginare la mia emozione quando la mattina dopo, io ero già in fiera, stavo aprendo e una mia follower mi scrive guarda che ti ho visto, cioè ho visto la tua foto sul giornale, nel TG regionale quando fanno la rassegna stampa, quindi sfogliano e leggono i giornali. E io ho detto cioè hanno scelto una mia foto? Vabbè, contento di questa cosa. E poi mi scrivono altre persone e mi dicono ma guarda che ho letto l'articolo su di te. E io ho detto cioè no? Come? Nella mia testa, cioè quello che pensavo era l'articolo è sulla fiera. Ciao Miso. L'articolo è sulla fiera e hanno intervistato me tra altre persone, ma per parlare appunto di quello che è l'artigianato nella provincia. Quindi potete immaginare il mio stupore quando sono andato in cerca della rassegna stampa e poi sono andato in cerca del giornale e quello che ho trovato è un articolo su di me, cioè nel senso parla della fiera ovviamente, però come dire su 4 su 3, vabbè, 3-4 trafiletti di testo, letteralmente 3 parlano di me, della mia storia, dei miei valori, di come mi approccio alle creazioni. Io sconvolto. E c'è una mia foto molto, molto divertente insieme alle altre foto della fiera e la mia frase preferita è il mio progetto è nato nel 2020, racconta Nene, che si definisce un nerd.
Niente, mi fa piacere. Ricordatemi così. Quando, quando pensate a me, spero che pensiate, ah, ecco, quello che si definisce un nerd. No, comunque è un grandissimo onore essere sul giornale in un articolo tra l'altro così grande e che parla così a lungo di me e spero, non so quante persone leggano il giornale di Vicenza, spero tante e spero sia piaciuto e spero abbia interessato più persone ad approcciarsi al mondo del craft o al mondo del ricamo, perché ricamare non è solo il fare l'orlo alle tovaglie, ma anzi è, volendo, molto di più ed è creare con ago e filo vere opere d'arte. Essere un artista di ricamo non è solamente rammendare, è molto molto di più. Qui in questo video voglio condividere con te gli acquisti che ho fatto a questa fiera. Ci tengo a fare un disclaimer, non sono un grandissimo fan degli haul, perché spesso hanno una connotazione negativa, sono spesso legati al mondo del fast fashion, quindi comprare tanti vestiti, provare tanti vestiti e poi spesso riempirsi gli armadi per non utilizzarli, o per, peggio ancora, averli solo provati per il video e poi renderli e attivare così una filiera di spreco e di sovrapproduzione che non ha senso. Quindi purtroppo non sono un fan del termine, ma è il modo più efficace di dire voglio mostrarvi quello che ho acquistato, ma al contempo ci tengo a condividere le informazioni su ogni acquisto per far capire come si possa acquistare in maniera consapevole, si possa scegliere di acquistare un prodotto piuttosto che un altro e dire ok, voglio fare questo acquisto perché so che mi serve per una determinata creazione o un determinato progetto che ho in mente. Quindi sebbene il termine haul non sia qualcosa con cui voglio associarmi, voglio mostrarvi degli acquisti che ho fatto e spiegarvi perché. Se è la prima volta che vedi un mio video, forse non lo saprai, ma ho recentemente iniziato a fare uncinetto, settembre dell'anno scorso, e poi a fare maglia, circa novembre dell'anno scorso. Quindi è da qualche mese che ho scoperto questi nuovi craft, che prima, tra virgolette, avevo provato, avevo testato, ma non mi ci ero trovato. E quindi grazie ai consigli di alcuni amici e ad alcuni corsi qui locali ho detto ok, li sto capendo meglio, sento di poterci fare qualcosa e ora mi sto trovando molto bene a accomunarli a quelle che sono le mie altre passioni di filato, il che vuol dire purtroppo, per fortuna, che sono in quella mia fase di ossessione in cui ogni cosa mi gasa e mi emoziona e trovare nuove marche di filato o nuovi progetti o nuovi strumenti per realizzare meglio dei progetti ancora mi dà tantissime emozioni. Quindi alcuni acquisti che ho fatto sono stati più oculati, avevo proprio una lista di cose che sapevo di voler andare a cercare in questa fiera, altri invece ho scoperto magari dei nuovi progetti a cui ho deciso di voler investire, di voler supportare perché mi sono stati a cuore nei loro valori o nel loro modo di approcciarsi alla creazione dei loro prodotti, e quindi ho deciso di acquistare qualcosina anche da loro perché è incredibile e bellissimo e sono molto felice di poterlo condividere assieme. Anche questa fiera, nonostante, cioè, la faccio da qualche anno, quindi sono ormai, tra virgolette, rodato. Dovrei sapere che le cose finiscono, cioè la domenica ci si trova davvero che alcuni stand sono semivuoti, il mio compreso, avevo finito metà dei kit la domenica, alcune persone sono passate domenica pomeriggio e io ero tipo I'm so sorry, spero di rifarne e riaprire il mio shop Etsy il prima possibile. Quindi so questa cosa e quindi so che dovrei il giovedì e il venerdì impegnarmi per dire ok, se devo fare degli acquisti cerchiamo, se ho una lista di cose che voglio andiamo a cercarla subito il giovedì e venerdì, ma chiaramente è anche complesso gestire quelle che sono le emozioni della fiera, del partecipare a questo evento, del conoscere tante persone, nell'avere a che fare con tante incredibili persone, con il ho una lista di cose che voglio acquistare, quindi a volte mi passa di mente. L'ultimo video haul che ho fatto di questa fiera l'ho fatto andando dalle cose più grandi alle cose più piccole e secondo me è un modo molto divertente di mostrare quello che ho comprato, anche perché, come potete immaginare, le cose più grandi saranno filati e così passiamo subito fuori la maggior parte dei miei acquisti, e poi le cose più piccole
non scoprirete. Allora, partiamo subito con le cose più grandi. Ho preso da Bettanit dei gomitoli di Yacherino. È un filato di alpaca e yak e lana merino, quindi Yacherino. E ho trovato questo blu che trovo assolutamente delizioso, e quello che sto cercando di fare è che vorrei quest'anno, questo 2025, imparare il color work, quindi a gestire più colori di filati, più colori di lane all'interno di uno stesso progetto. Quindi quando ho visto questo blu, che è un blu che sapevo sarebbe piaciuto molto al mio partner, ho detto: ma non è che è la volta buona che faccio un maglione per te invece che continuare a fare 100.000 maglioni per me? E gli ho detto: scegli un soggetto che ti farebbe piacere avere sul fronte del maglione, quindi un disegno, e io proverò appunto a farlo in color work. Qualcosa di semplice, ho detto, cerchiamo di fare tipo 3 colori, in modo che, sai, impariamo con calma a fare ogni cosa. E quindi abbiamo trovato questo blu bellissimo, delizioso, e abbiamo scelto il rosso e questo color grigio che si chiama Oat Milk, bellissimo nome, con l'idea di disegnare un faro, quindi sul davanti del maglione io vorrei disegnare un faro. Qualsiasi consiglio è ben accetto per andare incontro a questo progetto, però quindi mi sono procurato un po' di gomitoli per realizzare questa cosa. Sto valutando se aggiungere anche del giallo, magari di un altro tipo di filato per dare una texture diversa, in modo da fare il raggio di luce del faro, ma non sono ancora convinto di quanti colori riuscirò a gestire. Quindi partiamo dalle basi, partiamo con 3, quindi il colore di sfondo e il colore del faro a righe, penso sarà, e poi vedremo dove andiamo. Poi, andando a scendere in dimensione, sapete che non so come si chiama, cioè le chiamerò filato, ma forse hanno un nome più specifico. Cioè sono delle bobine di filato più spesso, che viene spesso usato nel macramè o per realizzare ceste, borse, cose che hanno struttura. Le ho prese ovviamente nei miei colori, quindi questo bellissimo verde eucalipto e questo giallo mostarda. Se dovessi descrivere i miei colori ideali sarebbero esattamente questi due. E sono fatte in 100% cotone riciclato, che trovo una cosa deliziosa e meravigliosa, e avevo in progetto di fare delle ceste, ma in generale quello che sentivo di volere era di avere anche un filato con più struttura. Non sono sicurissimo della quantità che serve per fare tipo un cesto. Uno di questi basta per fare un cesto? Perché sono 100 metri, però anche qui test, e vorrei fare presumibilmente un cesto per colore, forse con un cestino piccolo, o forse se ne faccio a righe mi viene uno enorme. Ok, non lo so, però il progetto è: se esce un cesto diciamo di dimensione medio-grande, vorrei fare un cesto in cui mettere dentro i filati, quindi un cesto di storage che sia anche bello da vedere. Se invece con 100 metri escono dei cestini medio-piccoli, saranno dei coprivaso, bellissimi coprivaso. Poi ho scoperto il progetto Lana al Pascolo. Ne avevo già sentito parlare perché conosco degli artigiani che hanno collaborato con loro per alcune creazioni, e quindi sapevo che erano un progetto locale, sono dalla provincia di Verona, e quello che fanno è che allevano pecore e yak, filano, cioè prendono lane, le filano e le tingono naturalmente. Sul loro profilo ci sono alcuni video bellissimi del loro processo per realizzare un filato, e sono assolutamente così calmi, così pacifici, è bellissimo, e sono rimasto così colpito dal loro stand, dalla quantità di bellissimi colori che avevano, che sono riusciti a ottenere con tinte naturali. In questo specifico caso non avevo un progetto in mente e quindi non volevo riempirmi di gomitoli di cui non saprò cosa farmene, ma
ho grandissime speranze per ognuno di questi gomitoli e di questi colori, e quindi non vedo l'ora di provare a creare con questi gomitoli. Sempre nel comparto filati, andando a scendere di dimensione, ho preso anche del 100% pura lana da Aquilana, da Valeria, simpaticissima. Lì è stato speciale, anche lei tinge naturalmente i suoi filati, e lì per me è stato proprio speciale vedere come la maggior parte dei suoi filati variegati fossero realmente diversi gli uni dagli altri e avessero proprio tinture uniche, alcune con magari una sfumatura più di un colore, altre con un'altra, e quindi scegliere il gomitolo di filato è molto diverso rispetto che andare in una merceria e prendere del filato di colore variegato. Lì stai proprio andando a guardare come il colore va a cambiare all'interno della bobina. Con questi so già cosa voglio fare, ma non ho tutti i materiali per farlo. Cioè so di avere in mente un maglione che voglio fare, però questo sarà praticamente solo la parte superiore del maglione, quindi presumo che per un po' rimarrà fermo, mentre cercherò la lana perfetta per fare la parte inferiore, e solo quando avrò trovato quella, allora lo metterò sui ferri e lo inizierò a fare. Poi dovete sapere che uno dei miei più grandi sogni di knitting è quello di knittare dei calzini, ma ho sentito svariate persone che mi hanno detto: guarda, bellissimo, però è tipo la cosa più difficile, una delle cose più difficili quando si fa maglieria, andare a fare calzini, perché quello che è che hanno una costruzione molto specifica e un diametro molto piccolo, quindi andare a lavorare con i ferri in qualsiasi situazione sarà un po' scomodo. E ho recentemente trovato delle persone che parlavano di come, tra virgolette, trovare la via inversa, la via alternativa alla lavorazione dei calzini. Quindi invece di usare i double pointed needles, quindi i ferri a doppie punte, o invece di usare i ferri circolari minuscoli, che sono un po' fastidiosi e non sempre abbastanza piccoli da fare i diametri giusti, o invece di usare i ferri circolari ma con il magic loop, che ho provato e io non riesco, aspetto di avere un insegnante che si sieda pazientemente a fianco a me e mi dica: ok, guarda, qui è dove sbagli, e prima o poi magari mi riuscirà. Però appunto, avendo testato alcune di queste cose e non essendomi ci trovato super bene, stavo cercando delle strade alternative e ho trovato una persona che lo fa con 2 ferri circolari, di cui divide il lavoro a metà, e quello che fa è praticamente continua a invertire i ferri circolari tra di loro in quello che descriverei un simbolo dell'infinito. Quindi i ferri circolari continuano a girare e non fanno sempre gli stessi punti. È difficile da spiegare senza mostrarlo. Comunque quello che ho fatto è stato ascoltare i segni del destino, e quindi quando una delle mie creator preferite che fa calzini, fa specificatamente pattern di calzini, che è Charlotte Stone di Stone Knits, ha pubblicato il suo nuovo pattern, ed è un pattern meraviglioso con praticamente la maggior parte della calza è un prato e sopra ci sono delle casette, il cielo e le nuvole, adorabile. Ho detto, ma mi sembra che unisca le cose che cerco, cioè color work a pochi colori, provare a fare calzini, e poi la parte più difficile del calzino, che di solito è il tallone, è tutta nello stesso colore, quindi nella mia testa diceva facile. E visto che l'ha pubblicato, nel momento in cui l'ha pubblicato ha dato anche uno sconto per chi la segue, se lo volevano acquistare subito, io ho detto: il destino ha parlato, prendiamo subito questo pattern e vediamo cosa dice. Quindi l'ho aperto e ho guardato la lista materiali, prima ancora di dire no, istruzioni, ci arriveremo, lista materiali. E la lista materiali chiedeva dei ferri da 2 e 2,5, che non ho. Sono dei ferri minuscoli, ok, ci arriviamo, e i diversi colori appunto per realizzarlo. Mi avevano consigliato in passato di utilizzare la lana Lang Javol,
per fare calzini e ne ho acquistati 2 gomitoli, uno in giallo e uno in verde, per provare a fare dei calzini, di cui però presumo farò proprio dei super basic calzini monocolore o forse alternando i colori, quindi senza colorwork. E quindi ho detto ok, andrò in fiera e andrò a cercare questa Lang Javol in altri colori, in modo da gestirmeli un po' tutti con la stessa lana, con lo stesso spessore. E quello che ho scoperto è che nessuno vende Lang Javol. Non so cosa abbiamo. Ci sono svariate mercerie e negozi che vendono Lang come marca. Tutti volevano provare a darmi altre lane per calzini e io dicevo vabbè grazie, ma stavo provando a cercare questa. Quindi ho passato praticamente 3 giorni di fiera a cercare la Lang Javol e alla fine il 4º giorno mi sono arreso e ho detto ok, se vuoi davvero fare questi calzini, questo progetto, fa brodo. Proverai a farli con le lane che il destino ti porta davanti. E quello che mi piaceva particolarmente dei filati con cui li ha realizzati Charlotte era che ha usato per la parte di erba una lana che ha degli speckles colorati, dei puntini colorati, e così sembra proprio un prato fiorito. Per me è una cosa da sogno, è bellissimo, però ho detto non mi dispiacerebbe ottenere qualcosa di simile, quindi il verde non che sia un verde block color, ma che sia un verde che ti dà la sensazione di prato. E quando ho visto questo verde, che è un tweed della Rowan, ho detto vabbè, il destino, prenderò questo verde. E a fianco a questo verde, allo stand di questo verde, ho chiesto ciao, avete filati per calzini? E loro mi hanno detto no, e mi hanno detto non lo so, mi dispiace per la persona con cui ho fatto tutte domande super specifiche e la persona era tipo non so di cosa stai parlando, ma ogni tanto va così. E quindi ho preso in mano questo verde e ho detto basta, bisogna andare con la corrente, go with the flow, e ho detto prenderò dallo stesso stand, e quindi dalla Rowan, altri colori per realizzare questo pattern, anche se non sono filati da calzini. Cosa succederà? Non ne ho idea, non ho mai fatto un calzino, ma come dire, scopriamolo. Quindi ho preso il rosso, il bianco e l'azzurro, sempre della Rowan, in alpaca, perché mi sembravano morbidi e perché mi piaceva l'idea soprattutto delle nuvole che fossero morbide e fluffy. Ed ero lì e c'era quella marca e c'erano questi colori e sono bei colori che mi piaceva come stavano assieme, e quindi ho detto faremo così. E magari sto sbagliando tutto e non lo so, però ho quindi acquistato questi colori. Ora, come dicevo, per realizzare i calzini ottimo da parte mia prendere i filati, però ho scoperto questo metodo di lavorare con due ferri circolari insieme e ho detto ok, allora mi servono 2 ferri circolari, e visto che il pattern chiedeva 2 e 2,5, ho detto andiamo a cercare 2 e 2,5, le punte intercambiabili. Ho scoperto che sotto il 3 non si trovano le punte intercambiabili perché sono troppo sottili e il connettore dei cavi sarebbe più spesso della punta e quindi non possono farle, e quindi fanno solamente punte con già il cavo che sono fisse. E quando sono andato a cercarle queste, ovviamente quella del 2,5 era finita, perché come vi dicevo le cose la domenica finiscono e io sono andato domenica a fare tutte queste meravigliose pazzie sui calzini. Quindi alla fine ho preso il 2 e il 2,75 e spero che questi millimetri in più non vadano a rovinare il mio pattern, anche se non sarà un 2,5. Della Knit Pro Sinfonie. Io ho già tutti i ferri della Knit Pro, mi trovo incredibilmente bene con questa marca, quindi ho deciso di prendere altri prodotti da parte loro. Di solito io uso la linea Denim, mi piacciono molto. La Sinfonie sono comunque ferri in legno, semplicemente hanno il legno colorato invece che il legno blu, quindi. E quello che ho fatto è stato comprare un 2 e un 2,75, quindi, ma
letteralmente la sera, tornato a casa, molto emozionato dal provare, cioè stanchissimo dalla fiera, ma molto emozionato dal provare questo metodo di lavorazione a 2 ferri, ho detto adesso provo e metto su i ferri. E quello che ho capito è che devi lavorare sì con 2 ferri, ma con 2 ferri della stessa dimensione. Quindi io avrei dovuto comprare 2 ferri da 2 e 2 ferri da 2,75 per fare l'intero calzino, la parte del ribbing con il 2 ferri, la parte dello stockinette con 2 ferri da 2,75. E invece ne ho comprato uno e uno. E quindi sono tornato a casa emozionatissimo con i materiali, con il progetto, con il pattern, avevo tutto e avevo metà dei ferri. Però volevo comunque provarli e quindi nonostante tutto ho detto adesso prendo in mano i ferri e provo a lavorare in circolare, anche se mi hanno detto che può essere molto faticoso sulle mani. Ho detto proviamo e quindi ho realizzato the smallest cuff ever. Ho lavorato praticamente un'ora per fare questo centimetro di quindi questo è con i ferri da 2 e con l'Alpaca Classic della Rowan e il pattern per la mia misura non ci stavo sui ferri circolari, cioè la lunghezza del circolare era troppo lunga e quindi ho fatto la misura più grande, che così riuscivo a lavorare in circolare, sebbene, confermo, è molto faticoso, è molto richiede una tensione della mano che fa un po' male alle mani a furia di lavorare, perché quello che stai facendo è proprio stai tenendo tutte le dita molto vicine e molto tese per fare questa lavorazione. Però sono molto contento di come sta venendo l'effetto e ribadisco, non so se l'alpaca è un materiale con cui si fanno calzini, però è molto morbido in questo momento. Come dire, non era quello che volevo provare, io volevo provare il metodo con i doppi, ma ho deciso che al massimo lo distruggo tutto, o se è venuto troppo grande sarà un meraviglioso regalo per qualcuno. E in questo momento volevo provarlo, lo sto provando e prima o poi spero anzi per favore, se conoscete qualcuno che devo assolutamente procurarmi un 2 e un 2,75 per provare il metodo che vorrei provare di knitting. Comunque, quindi chiuse le mie disavventure con il voler fare dei calzini e voler cercare i materiali l'ultimo giorno di fiera e senza sapere benissimo cosa sto facendo. Flashback a qualche giorno prima, avevo davanti al mio stand Claudia di Lazy Hat. Lei realizza cappelli e bonnet con filati di recupero, ha una serie di valori etici a cui sono molto vicino ed è molto simpatica e quindi ho acquistato uno dei suoi cappelli prima che andasse via per il weekend, perché è stata in fiera solamente i primi 2 giorni, e quindi ho acquistato questo meraviglioso cappello ovviamente color senape, perché chi siamo noi per cambiare la vita. E il modello è, spero di dirlo giusto, Caleta Tortel. È un mistolana molto carino, a me ricorda troppo una ghiandina con questo pirulino sopra e è uno di quei cappelli da hipster che io continuo a voler comprare e indossare, anche se la gente mi dice che cosa stai facendo. E quindi sta che non copre le orecchie ma sta sopra la testa e non lo so, io sono solo contento e sono contento di aver sono contento di supportare altri artigiani e sono contento soprattutto se sto supportando artigiani che hanno dei valori così come li ha il progetto di Claudia. Ora, iniziando a scendere in quella che è la dimensione dei miei acquisti, la dimensione, saprete da ottobre dell'anno scorso la mia ossessione con Libreria Spazio Book, Libreria Spazio BK, che partecipa ad Abilmente solo e solamente con libri che sono manuali, che sono progetti di crafting, che sono idee creative. Loro sono
dei cuoricini, sono delle stelle, e i libri che portano in fiera sono sempre solo perle meravigliose, tantissimi libri dall'estero, quindi anche libri in inglese, in spagnolo, in francese, in giapponese persino, e sono proprio onestamente una fabbrica di idee. E sono andato nel loro stand infinite volte, inizialmente con l'idea di comprare un libro di maglia, ma ho voluto essere gentile con me stesso e quindi evitare di comprare un libro di maglia quando so di avere già abbastanza progetti di maglia in questo momento tra le mani, e quindi evitare di darmi altre idee e altri input, e quindi comprare dei libri di craft alternativi che mi permettano, volendo, di distogliermi dalla maglia e invece magari provare a fare qualcosa di nuovo o comunque sfruttare le mie mani in maniera diversa. E ho comprato, mi spiace, sono strafiero delle mie scelte, ho comprato 3 libri bellissimi, uno più bello dell'altro, che mi sento di volervi presentare in questo modo. Quindi il primo che ho comprato è stato Stitching Freedom. Questa casa editrice si chiama Common Thread Press ed è eccezionale, nel senso che hanno al loro attivo solo piccoli libri come questo in cui parlano dell'importanza delle fiber arts all'interno della storia e all'interno principalmente di storie di protesta, di disabilità, di persone POC, di persone queer, di folklore. Sono proprio pensati per raccontare storie misunderstood spesso e che, diciamo, l'editoria generale spesso tralascia. E in questo caso questo libro parla di ricamo e carcere da un punto di vista storico, purtroppo, nel senso avrei adorato se ci fosse stato anche una, tra virgolette, una parlata moderna, nel senso di come adesso il ricamo potrebbe essere applicato o insegnato nelle carceri per insegnare qualcosa alle persone e per dargli modo di creare, di muovere le mani, di applicarsi a qualcos'altro, pensare a qualcos'altro che non sia l'essere in carcere, perché so che ci sono tantissimi progetti virtuosi in questo senso anche qui in Italia, e questo invece è un libro che raccoglie delle storie di storia, quindi persone famose che per un motivo o per l'altro sono state incarcerate e in carcere hanno scoperto o hanno utilizzato, perché già conoscevano, l'arte del ricamo. È curato da una storica, quindi mi aspetto che sia molto bello, non l'ho ancora letto, però assolutamente mi ispirava molto il tema e davvero terrò un occhio su questa casa editrice per altri libri perché è molto 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 interessante. Il secondo libro che ho preso, perché la copertina mi aveva già colpito, poi letteralmente ho sfogliato 2 pagine e ero tipo vabbè no, lo devo portare a casa, è Am I Overthinking This? Ed è un libro dove all'interno ci sono solamente infografiche con delle domande e delle modalità di mostrare la grafica molto divertenti e ironiche, come What am I going to eat? Con il takeaway. E altre domande all'interno di questo libro sono tipo: come posso stare calmo? Ho troppe piante? La mia relazione sopravviverà una gita all'Ikea? E sono tutte divertentissime secondo me. Questa è la piramide degli snack. È davvero molto divertente e sarò molto felice di leggerlo e di sfogliarlo e di ricordarmi che la vita va presa con leggerezza e che a volte tante domande che ci facciamo e che davvero andiamo a pensare tantissimo non sono, cioè anzi le pensiamo tutti, e questo libro, ecco, penso che mi stia dando un po' questo.
bellissimo, mi piace tanto. E l'ultimo che ho preso, perché so che è una cosa che mi piacerebbe provare, e quando ho visto questa guida illustrata ho detto ok, forse è il modo più tra virgolette semplice di approcciarci a questa cosa, anche solo visivamente è bellissimo, perché è una guida illustrata a fare screen printing, quindi a stampare con questo metodo a casa. E quello che ti spiega Yukfun, che è un brand che seguo e che mi piace molto, fanno dei disegni molto molto belli, è come loro, usando anche spesso materiali che hanno a casa, provano a fare screen printing. Sono molto... I disegni sono ovviamente molto carini, lo stile che hanno, il fatto che sia tutto riso printed, anche questo libretto. È molto bello e spero appunto mi dia qualche idea e mi dia magari il coraggio di dire potremmo provare questa cosa, è una cosa che mi divertirebbe molto provare, quindi ho preso questo libretto. Come collegamento perfetto all'idea di fare screen printing in casa, sono appassionato anche di incidere timbri e mi sono trovato a fine dell'anno scorso anche a farlo con qualche amico ed è una cosa davvero bella anche da fare insieme, da fare come attività condivisa al tavolo. Però quello che ho giustamente notato è che io in realtà ho una singola sgorbia, cioè lo strumento per incidere, e quindi volendo invitare altri amici a casa mia a farlo non ho lo strumento da condividere e quello che succede è che incidi un po' tu, io ti guardo e aspetto, poi incido un po' io. E non è lo stesso livello di divertimento che incidere assieme, guardarsi, ridere, vedere a che punto è arrivato l'altro, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di acquistare un secondo manico da sgorbie, perché le punte le ho già, e con l'occasione ho preso anche un po' di blocchi da incidere per appunto fare timbri. E so che tantissime persone hanno opinioni sul materiale in cui andare a fare timbri. Io sto provando adesso questo soft block della SD e sono più contento di avere un materiale morbido, soft block, piuttosto che linoleum o hard block o altre cose più dure, perché credo che metto già molto sotto sforzo le mie mani con altri lavori, quindi quando faccio questo preferisco sia un lavoro di braccio e di spalla piuttosto che di mano, e quindi spero di poter incidere un po' più agevolmente su un soft block. E con il fatto che sto mano a mano diventando amico degli espositori storici di Abilmente, quindi gli espositori che ci sono ad ogni edizione ormai mi vedono abbastanza spesso, ho deciso di acquistare un po' di inchiostri da Impronte d'autore, che è uno stand meraviglioso, pieno, ricco davvero di strumenti di altissima qualità, dove ho comprato anche il manico per la sgorbia e il soft block da incidere, e quindi ho comprato la mia marca preferita di inchiostri, cioè la Tsukineko. Sto cercando, diciamo, di avere una palette abbastanza variegata e quindi sto cercando ogni volta che vado in fiera di aggiungere qualche colore nuovo, e stavolta ho detto cerchiamo di fare avevo un po' di progetti in mente, ho detto ok, vorrei questi colori, cerchiamo di portarli a casa con noi. E quindi ho preso 5 timbri della Tsukineko nella loro versione a pad VersaFine, 2 verdi, un azzurro, un giallo e un lilla, proprio perché erano colori che mi mancavano. Qui a casa ne ho già altri, ho l'arancione, ho il marrone e ho il nero, credo, forse non ho il nero, comunque. Principalmente perché sento di fare tanti timbri botanici e quindi avevo voglia di avere il doppio verde, quello era una cosa che necessitavo proprio, e poi sapevo di star cercando dei colori da fiore, quindi azzurro, giallo, lilla secondo me saranno degli ottimi colori, e questi so che sono dei pad d'inchiostro incredibili, molto pigmentati, che funzionano davvero molto bene. E sempre nell'ambito inchiostri, so che il VersaFine è ottimo principalmente per la carta, ma se
come ovviamente voglio fare, voglio inchiostrare su stoffa o su altri materiali, bisogna utilizzare il VersaCraft, che viene venduto in pad più piccoli e onestamente un po' mi dispiace, vorrei lo vendessero in pad molto più grandi, ed è fatto apposta per la stoffa, ma anche altri materiali, ad esempio il legno. Ho in mente, non so se lo farò, però mi piacerebbe tanto fare un workshop in cui si va a fare dei timbri su stoffa e sto cercando di organizzare un walk-in in cui io metto a disposizione dei timbri più o meno grandi, più o meno colorati, e ogni persona può portare un capo da casa e andare a timbrarselo con i timbri che vuole, più di uno, non lo so, quello che vuole. E quindi fare praticamente un workshop di upcycling, cioè creare questa occasione in cui le persone da casa portano un capo che magari ha una macchia o che magari è troppo plain e non lo mettono più perché è troppo basic, e invece vengono lì e semplicemente con un timbro lo rinnovano e gli danno nuova vita, potenzialmente anche con non solo il timbro ma con altri strumenti. Quindi magari con una stampa, con del ricamo, dipende da quante energie riuscirò a metterci, da quando riuscirò a organizzare questa cosa, però appunto è assolutamente un progetto che ho in mente, e quindi con in mente questo progetto che so di voler fare quest'anno e spero di riuscire a farlo prima dell'estate, ho preso un bel po' di VersaCraft proprio con l'idea di dare la possibilità di scegliere un colore e andare a timbrarlo su stoffa, su tutte le stoffe che la gente può volere portare. Quindi ho preso un po' di colori, ne avevo già un po' in casa, qui avevo già il rosso e qualcos'altro, ora non mi vengono in mente, però so che ho controllato, sono stato molto bravo, e quindi ne ho presi un altro paio con questo workshop in mente. Stiamo arrivando alle cose più piccole. E quello che ho è delle forbici comprate da Futura Premana, di cui queste forbici sono state prese perché verdi. Vorrei avere una spiegazione migliore, ma no. E vabbè, no, io uso tanto le forbici, quindi posso dare questa spiegazione. E queste invece mi sono state consigliate da una mia corsista durante un corso in cui non ero io a insegnare, ma va bene lo stesso. Mi ha detto che sono ottime per il decoupage e che non fanno male alle mani quando vengono usate appunto per fare i dettagli, quando vai a tagliare la carta proprio sul dettaglio. E quindi ho detto, beh, le provo molto volentieri, e ho preso queste 2 paia di forbici. Tra l'altro, scusate, ma queste verdi, cioè, hanno anche la lama dorata, guardate che sono proprio belle, cioè... Io che autoconvinco me, ma le ho già comprate, cosa mi sto convincendo a fare? Ok, in chiusura, cioè sono le cose più piccole e sono ai regalini. Allo stand di Bettanit mi hanno regalato questo anti-pelucchi. No, non so se ha un nome in italiano, però molto carino, con il logo di Bettanit sopra e con la sua bustina. Una mia corsista è passata a portarmi questo portaspilli, portaaghi fatto da lei con un anello di una tenda, e mi ha regalato anche una specialissima penna che non è fatta per scrivere, ma ha un magnete sulla punta ed è fatta per raccogliere gli aghi quando ti cadono. Io obsessed da quest'idea, non ne avevo mai vista una ed è il regalo più bello, perché è inaspettato e perché sono super contento di essere amico di Donatella. Donatella è passata a trovarmi sabato in fiera e io non l'ho vista per tutta la mattina e onestamente pensavo avesse perso il treno, fosse super in ritardo. Avevamo appuntamento alle 3, io ero tipo, dove sei Donatella? E però no, si è presentata alle 3 e poi è sparita di nuovo e io ho detto adieu my friend.
E poi ho scoperto che mi aveva nascosto le storie da Instagram e per tutta la mattina lei stava in giro per la fiera nittando il regalo per me e mi ha sorpreso con questo cappellino pomodoro. Guardate, ha fatto sopra come si chiama? Il germoglio? No? Non lo so, è bellissimo e soprattutto è morbidissimo. Io ossessionato da questo meraviglioso filato e tecnicamente lei me l'ha portato appunto giù come un pomodoro, ma sono arrivato a casa e esattamente come il cappellino giallo, quello che ho fatto è stato farci un risvoltino così che mi cada sopra le orecchie e io sia un vero hipster. E penso di mi ha dato del filato verde per andare anche a fissare le punte in modo che stiano un po' più giù sul cappello e io sto pensando di volerle fissare non proprio sulla punta in modo da tenerle giù, ma leggermente prima in modo che la puntina sia comunque un po' rialzata, che secondo me è più verosimile a un pomodoro, però mi piace, è bellissimo, è morbido. Ok, adesso vi mostro anche come mi sta perché scusatemi ma sono... Allora, così è come mi sta se tengo il ribbing rialzato e qui potete vedere, è troppo carino! E se invece abbasso tutto quanto mi copre anche le orecchie, quindi se proprio dovessi avere freddo, onestamente può anche coprirmi le orecchie. Ed è morbidissimo. Poi mi ha suggerito di farci un giro di blocking in modo da magari dargli qualche centimetro in più, cosa che penso di fare, giusto perché mi stia un po' più fisso in testa, però è bellissimo, cioè sono un pomodorino. Questo è tutto quello che ho portato a casa dalla fiera. E è stata una fiera incredibile. Sono tornato a casa e mi facevano male muscoli che non pensavo potessero farmi male, però sono stato molto contento di aver provato appunto a partecipare anche a questa edizione di febbraio. Miau! E spero assolutamente di tornare a quella di ottobre. Io comunque da qui a ottobre ho tantissimi altri workshop ed eventi a cui vorrei partecipare o vorrei organizzare, quindi se ti interessa vedermi in altre occasioni, seguimi su Instagram dove pubblico sempre tutto quello a cui partecipo o i posti in cui vado. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti abbia dato qualche idea interessante o ti abbia fatto conoscere qualche brand interessante e spero di vederti presto, se non dal vivo qui su un altro video e se hai consigli di maglieria che vuoi condividere con me, fallo, ti prego, sono tutto orecchi, sono qui apposta per sentire i tuoi consigli. Get crafty!